sono a bordo di una BMW 320 IS E30 del 1987, venduta in circa 1500 unità per il nostro mercato con questo allestimento. È una vettura molto rara, con un background costruttivo eccezionale. È un onore poterla finalmente guidare. Inseguo ormai la serie E30 da non so quanto. È spinta dal 6 cilindri in linea M20B20, propulsore 2 litri che eroga 129 cavalli e 174 Nm di coppia. Non sono numeri da capogiro come quelli odierni, ma il peso è contenuto entro i 1200 kg, quindi il divertimento è assicurato. Questo motore fa parte della famiglia degli M20, i 6 in linea presentati nel 76 con cilindrata compresa tra i 2 litri e i 2 litri e 7. Soprannominati Little Six per via delle cubature più basse dei Big Six, gli M30 da 2,5 a 3,5 litri furono inizialmente ritenuti dai vertici del marchio non all'altezza dei precedenti M10. Riuscirono invece a sorprendere con la loro rotondità di funzionamento, a fronte però di una complicata messa a punto, soprattutto nella fasatura delle valvole. Accoppiato ad esso c'è un cambio manuale a 5 rapporti che permette cambiate pulite nel traffico e di immergersi in una guida più vivace quando si alzano i ritmi. Trazione posteriore nuda e cruda, ma gestibilissima. Il sovrasterzo non è mai un problema grazie ad un bilanciamento impeccabile e a un'impostazione del comparto sospensioni completamente riprogettato per la serie E30. È un'auto analogica e pura di un anno più vecchia di me, è un dolcissimo tuffo nel passato, quando le macchine avevano ancora una propria anima. Questa sì che è una BMW ed ho l'opportunità di guidarla grazie all'autofficina Bertaia Martino, che me l'ha gentilmente concessa. Martino è un meccanico grande appassionato e collezionista del mondo BMW. L'ha presa e restaurata da zero. Mi raccontava che lo ha fatto con ogni modello in suo possesso. Lo smonta completamente e poi lo riassembla con componenti originali di qualità. Un lavoro veramente lungo ed incredibile. Chissà quanto vale M3, mamma mia. Comunque da portare è una meraviglia. Martino ha fatto un lavoro veramente, sembra uscita di fabbrica, forse è pure messa meglio. È meravigliosa, è tenuta maniacalmente, bellissima, un professionista veramente come pochi. La serie E30 aveva l'arduo compito di proseguire i successi ottenuti dalla precedente E21, un'auto da 150.000 esemplari venduti all'anno, ragion per cui la sua realizzazione iniziò appena un anno dopo il lancio dell'E21 stessa, nel 1976. Venne migliorata sotto molti aspetti, dal pianale leggermente più allungato per migliorarne l'abitabilità, all'assetto per renderla più controllabile soprattutto sul bagnato, fino alle motorizzazioni che garantirono performance di livello. Questa 320S, dove la S è maiuscola, non è da confondere con la 320IS scritta minuscola. Questa, prodotta solo nell'87 prima del secondo restyling del modello, gode di un allestimento sport dedicato, mentre l'altra è considerata l'M3 italiana, con cilindrata ridotta da 2,3 a 2 litri e 192 cavalli, per aggirare l'IVA al 38% imposta dai nostri soliti geniali politici. Dall'82 al 90 subì più restyling sia estetici che meccanici, uscendo dalle scene per far spazio all'E36.
con tanti propulsori disponibili, altrettante carrozzerie dalla Cabriolet a Touring, riscosse un enorme successo superiore ad ogni più rosea aspettativa, grazie anche a quel ferro clamoroso dell'M3 con conseguente partecipazione nel DTM dove fece il macello e divenne immortale nel cuore di ogni appassionato. Il design al debutto venne criticato non poco. In molti la ritenevano anonima, meno raffinata della serie precedente. Pagava un'evoluzione stilistica che proponeva nuovi contenuti, sempre difficili da digerire sul momento, salvo poi far innamorare e creare un non pochi grattacapi per i modelli futuri. In BMW comunque furono decadi a dir poco dorate. Era meno proteso in avanti, con doppi fari disponibili su tutte le versioni. Nell'E21 sulla base c'era il faro singolo, doppio anche il rene a centro mascherina, capace di creare un'impostazione stilistica leggendaria, fiancata filante e slanciata meravigliosa sulle tre porte con il caratteristico gomito di Hofmeister, ovvero il montante posteriore piegato in avanti, dettaglio ripreso per decenni su molti modelli dell'elica. Posteriore squadrato con gruppi ottici a sviluppo orizzontale, spoiler basso MTech 2 e terminale di scarico sdoppiato. È perfetta. Salendo a bordo si scoprono una semplicità ed eleganza andate ormai perdute. Plancia minimale, volante a 3 razze, sedute in pelle e tessuto. Ogni tasto fa quel click che sa di boom economico. Bellissima, sicuramente con maggior carattere rispetto ai modelli odierni. Sa di BMW, è 200% BMW, ha quell'odore incredibile che si riscontra praticamente su qualsiasi della serie, soprattutto ovviamente in quelle più datate. Sono salito sulla Z1, sulla Z3 Roadster, le X5, la prima X5, il 520 che fu, sono tutte uguali, hanno tutte lo stesso meraviglioso aroma all'interno. Non servono le prestazioni quando è una macchina del genere, è una macchina che te la devi godere così com'è. La 320 SE30 è talmente rara che ad oggi, mentre vi parlo, non ce ne sono in vendita sui principali siti di settore. I pochi annunci presenti offrono la IS minuscola con l'S14 da 192 cavalli a partire da 33.000 euro fino a 40.000 euro per esemplari restaurati a regole adatte. Pochissime anche le M330 in vendita che sfiorano gli 87.000 euro. Numeri veramente da capogiro, però posso dire che sono opere d'arte e per me li valgono tutti. Sono auto che non moriranno mai, basta vedere che chi ce le ha se la tiene. La BMW 320 SE30 è una vettura incredibile di una delle mie serie preferite. L'amavo già prima di provarne una, ora l'amo ancora di più e la guardo con non poco interesse. Nessuna modalità da selezionare, nessun controllo, nessuna assistenza. Sei tu, il 6 cilindri, una sinfonia della Madonna e il limitatore a 7000 giri. Per assaporare il piacere della guida vera tocca tornare indietro di quasi 40 anni. E ogni volta che posso lo faccio con estremo piacere.